Il caso della bambina ci è stato segnalato da un missionario che vive in Senegal. Padre Francesco, che si trovava a fare una missione umanitaria a Dakar. Lui nella sua comunità conosceva questa bambina, aveva capito che le cose stavano cominciando ad andare male, ci ha contattato attraverso l'associazione Movimento per la Salute dei Giovani. Ci chiese aiuto perché avevano una bambina con una grave cardiopatia congenita che era stata, devo dire, ben seguita nell'ospedale dove era stata fatta la diagnosi, però i colleghi potevano fare la diagnosi, seguirla nella terapia medica, però poi non avevano la strumentazione per poterlo operare. È stata una corsa contro il tempo, ma devo dire che è stata anche una grandissima battaglia e unione di forze e di solidarietà. Abbiamo preso i contatti, poi ci hanno cominciato a mandare i primi report clinici che poi si sono verificati quasi tutti. La parola d'ordine era salvare la bimba. Visto l'età della bambina, queste cardiopatie vanno operate tra il 6° e il 10° mese di vita solitamente. Non c'era tempo da perdere perché più giorni passavano e più c'era la possibilità di aggravarsi. Abbiamo valutato che questa poteva essere l'ultima chance per la bambina e non dovevamo neanche andare per le lunghe, quindi i visti consolari e tutto il resto doveva essere fatto con la massima celerità per non perdere tempo. Giunti in aeroporto abbiamo trovato una grandissima disponibilità da parte del personale dell'aeroporto e della direttrice. Ci ha persino fatti giungere vicino all'apertura proprio del portellone dell'aereo, perché la prima cosa da fare era prendere la bimba e proteggerla da qualsiasi altra, situazione negativa e condurla immediatamente verso l'ospedale. Avevamo visto le foto della bambina e della mamma ed evidentemente anche la mamma aveva visto le nostre foto, perché quando noi l'abbiamo accolta in aeroporto lei ci ha riconosciuto. Intanto quando mi ha visto mi ha detto il mio nome ad altissima voce: Fabrizio, come per dire: sono arrivata, sono qui e adesso aiutatemi. La prima cosa che ha fatto, mi ha dato questa bimba tra le braccia, chiedendo aiuto perché lei era molto stanca e proprio affidandola già dai primi momenti a noi. Non ci dimentichiamo che a Roma si erano smarriti i bagagli, per cui la signora era rimasta assolutamente priva di vestiti. Ha mostrato la sua debolezza nel momento in cui una delle prime cose che ha detto in maniera sincera è: ho fame, perché ovviamente era distrutta dal viaggio. L'equipe era pronta a prendere subito in carico e a trasferirla presso l'ospedale di Palermo. Per noi quella bambina era come una figlia che aveva bisogno delle cure, delle attenzioni di tante mamme e di tanti papà che in quel momento si erano messi al suo fianco per salvare la vita. Il primo impatto che abbiamo avuto era di una bambina che stesse in condizioni di un compenso cardiaco assolutamente labile. Abbiamo capito che le condizioni di salute si erano un po' aggravate dal punto di vista stress, perché la bambina aveva affrontato 9 ore di volo. Per questi bambini un viaggio così lungo poteva essere già quello una causa di deterioramento importante. Una volta arrivati qui in ospedale, l'accoglienza è stata appunto di tipo familiare. La bimba mostrava appunto questi segni particolari di compenso cardiaco labile. Non aveva nessuna malattia infettiva, quindi subito è stata ottimizzata la terapia per il cuore, poi è stata subito pronta per l'intervento. Quindi l'intervento è consistito nella settazione, quindi è stato diviso il centro del cuore in 2 parti e riparate le 2 valvole in modo da creare una valvola a sinistra come la mitrale e un'altra a destra come la tricuspide. La bambina poi è andata in terapia intensiva, ma ha avuto un decorso tranquillo, è andato tutto abbastanza liscio, siamo stati nei tempi soliti della cardiochirurgia pediatrica. Noi avevamo preventivato che potesse rimanere qui a Palermo un paio di mesi, cosa che invece non è successa, perché poi la bambina è stata ricoverata 10 giorni. Mi recavo in reparto, così come facciamo tutti i giorni con i nostri volontari, per attingere notizie. La bambina stava sempre meglio nei giorni a seguire, dalla terapia intensiva poi è passata alla semi-intensiva, poi è passata in reparto. È andata via dall'ospedale e poi è stata ospitata dalla nostra organizzazione, dall'Associazione Movimento per la Salute dei Giovani. È stata creata una location da parte dell'associazione che ci sostiene
come logistica esterna e che ha sostenuto soprattutto la mamma e la piccola paziente come logistica esterna. E lì è stato come stare vicino a una sorella e alla nipotina. Tutti quanti avevamo questa grande gioia, ce la coccolavamo, ce la stringevamo, insegnavamo qualche parola alla mamma che conosceva soltanto il francese. La nostra associazione, devo dire, ha avuto un ruolo di coordinamento fondamentale, ma soprattutto un ruolo di assistenza prima, durante e dopo. Abbiamo provveduto ad ospitare la mamma in una casa di fronte all'ospedale, in modo che ogni giorno potesse portare la bimba a fare i dovuti controlli. In un reparto come il nostro l'aspetto umano è forse prima dell'aspetto assistenziale, per cui è stato un momento bellissimo. La bambina è stata accompagnata nel decorso post-operatorio a distanza finché non è ripartita ed è tornata a casa sua in Senegal. Quando abbiamo accompagnato la mamma e la bimba in aeroporto, lo sguardo, anche se inconsapevole di quella bimba che rivolgeva nei nostri riguardi, era uno sguardo così tenero, così bello, così pieno di vita, che ci ha commosso tutti quanti, cioè eravamo tutti in lacrime lì, era come se lasciassimo una parte della nostra vita andare verso un altro mondo che effettivamente l'accoglieva anche lì con grande gioia. Qui è stata una vittoria per tutti a 360 gradi, prima di tutto ovviamente per la bambina. Le infermiere, le dottoresse, i medici, erano per lei i suoi fratelli e le sue sorelle, e questo è stato bello perché si sentiva questo grande affetto nei suoi riguardi, così come si sente per gli altri pazienti ricoverati in questo meraviglioso centro. La mamma ci ha detto tutto il tempo, quando ci siamo salutate, la parola che mi scrive sempre nei suoi messaggi, mi scrive sempre nostalgia, perché diceva che avrebbe sicuramente provato nostalgia di noi ed era questo il nostro stesso sentimento, però abbiamo provato anche tanta gioia. Lei è arrivata a casa dopo un viaggio lunghissimo, molto stanca, e con la bambina in braccio mi ha mandato la foto di tutta la famiglia riunita, perché aveva altre 2 bambine e il marito, e quindi la prima cosa che hanno fatto è stata mandarci la foto della loro famiglia nuovamente insieme. E nei nostri cuori, Maria Andrea, ogni giorno ne parliamo tutti quanti, e quindi ogni tanto qualche lacrimuccia esce.